Bentornate nel mio canale, oggi facciamo insieme la focaccia barese con lievito madre. Io userò il Licoli, ma potete usare tranquillamente pasta madre solida oppure lievito di birra. Ecco, questo è il mio Licoli rinfrescato e raddoppiato. Nella ciotola della planetaria vado a versare 250 g di farina zero e 250 g di semola rimacinata. Aggiungo 2 cucchiai di fiocchi di patate oppure potete mettere 150 g di patata lessa. Io aggiungo questi per purè. Ho pesato 100 g di licoli oppure se avete la pasta madre solida aggiungetene 150 g oppure 5 g di lievito di birra. Ho misurato 400 ml di acqua perché sto usando il Licoli. Se usate invece la pasta madre solida ve ne servono 450 ml. Comincio a versare poca acqua, andrò a fare autolisi attiva perché c'è il lievito. Metto il gancio e comincio a bagnare poco per volta la farina con l'acqua. Non tutta l'acqua deve avere la sensazione della sabbia bagnata. Mi raccomando, non versate tutta l'acqua. Versate poco per volta l'acqua e lasciatene 150 ml che ci servirà per dopo. Potete fare anche questa operazione a mano, questa si chiama appunto autolisi attiva perché c'è il lievito. L'altra volta che abbiamo fatto il pane abbiamo fatto solo acqua e farina, si chiama semplicemente autolisi. Ecco qui l'autolisi attiva, non dovete formare un impasto, ma deve essere proprio così, tutto stracciato. Copro questo impasto, questo autolisi e faccio riposare per mezz'ora e inizierà a formarsi il glutine. Ora è d'obbligo la planetaria oppure il bimbi. Aggiungo la restante acqua sempre poco per volta. Deve assorbirsi prima l'acqua che metto per prima e per poi mettere l'altra. Ora aggiungo 2 cucchiaini di sale e 30 ml d'olio d'oliva. Vedete questi grumi? Non dovete né aggiungere acqua e né farina all'impasto, lasciate lavorare la macchina. Questo impasto non incorderà del tutto perché è abbastanza idratato. Ungo d'olio un barattolo alto e stretto così posso controllare la lievitazione verso l'impasto e copro per mezz'ora. Dopo mezz'ora faccio delle pieghe in ciotola con le mani unte d'olio fino a che l'impasto me lo permette. Quando vedo che si oppone, non è più elastico, chiudo e faccio lievitare per 3-4 ore fino al raddoppio.
Ecco, dopo 4 ore, vedete la lievitazione? Prendo una teglia in acciaio, metto alla base dell'olio d'oliva a sentimento e verso l'impasto della focaccia. Le teglie d'acciaio non vanno mai lavate con acqua, ma pulite semplicemente con dell'olio d'oliva, altrimenti potrebbe crearsi la ruggine. Premo l'impasto con le mani unte d'olio. Questa teglia ha un diametro di 30 cm. Per questa teglia andava bene la dose di 400 g di farina, visto che è venuta bella alta. Sulla superficie della focaccia vado a mettere dell'origano, dei pomodorini già conditi con olio, sale e origano e potete mettere anche delle olive. L'acquetta saporita dei pomodori conditi lo verso sopra, non va buttato perché c'è olio, sale e il succo del pomodoro. Faccio riposare per altri 15 minuti in teglia e intanto accendo il forno al massimo, ventilato. Prima di infornare un altro giro d'olio, sale e origano e poi subito in forno al massimo, alla massima potenza fino a doratura. All'incirca ci vorranno 20 minuti con questa teglia, poi ognuno conosce il proprio forno. Appena sfornate la focaccia, uscitela subito dalla teglia e fatela raffreddare. Fatemi sapere se proverete anche questa ricetta, questa focaccia barese con il lievito madre. Se anche questa ricetta ti è piaciuta, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ciao!